Ciao a tutti amici, bentornati o bentrovati. Per chi ancora non lo sapesse, con questo format andiamo a cercare l'origine di molte parole o modi di dire di origine antica o dialettale. Poi vi lascio tutto in descrizione come sempre. Se ve li siete persi c'è un'intera playlist di questo tipo di video, cominciamo. La prima, il numero uno, è baciapile. Il significato è che ostenta una devozione religiosa esagerata e ipocrita. L'etimologia è composta da baciare e pila, intendendo la pila dell'acqua santa, l'acqua santiera, non quelle per la carica, non c'entra niente. Il latino pila ha principalmente due significati, mortaio e pilastro. Numero 2, fare orecchi da mercante. L'espressione fare orecchi da mercante, far finta di non capire, è attestata nell'italiano scritto sin del XIII-XIV secolo, anche nelle varianti fare o porgere orecchie del mercante, anche nella variante antica mercatante. Si spiega l'origine del detto citando il passo della commedia cinquecentesca La Pinzocchera di Anton Francesco Grazzini, detto Lasca. Avvertite a non parlare, se la madre dicesse qualcosa che non vi andasse per la fantasia, fate orecchie di mercatante. Come orecchie di mercatante? Non odono se non le cose che fanno per loro, cioè le cose che fanno loro comodo per i loro stessi affari. Altro esempio, certamente più celebre e più recente, si ritrova nei Promessi Sposi Manzoniani. Nel quarto capitolo l'autore presenta la figura del padre di Ludovico, colui che prese i voti di Verrà fra Cristoforo, un mercante che aveva rinunziato al traffico e si era dato a vivere da signore, badando a far dimenticare di aver praticato quell'attività che sentiva ormai come una gran vergogna. Dunque, racconta il Manzoni, un giorno al termine di uno dei banchetti che il padre di Ludovico era solito apparecchiare per numerosi festanti convitati, egli andava stuzzicando con superiorità amichevole uno di quei commensali, il più onesto mangiatore del mondo. Questo per corrispondere alla ceglia senza la minima ombra di malizia, proprio col candore di un bambino, rispose: E io fo l'orecchio da mercante. Nel momento stesso in cui dichiara di voler far finta di non capire, il disgraziato commensale capisce di averla detta grossa, evocando il mestiere e il termine coperto da tabù e precipita nel silenzio. E parimenti capiscono e azzittiscono tutti gli altri invitati, per non parlare del padrone di casa, tacevano in quel silenzio lo scandalo era più manifesto, scrive il Manzoni. Tra l'altro vi ricordo che se volete sostenere il canale in descrizione trovate come fare. Numero 3, parlare a vanvera. Parlare a caso senza considerare quel che si dice. Dicesi anche parlare in aria, cioè senza fondamento, senza senso, a caso, senza riflettere. La sua origine è divertente. L'ampio ventaglio dell'applicazione dell'espressione ha dato origine anche ad usi fantasiosi, fino ad arrivare a interpretazioni colorite e volgari. Esiste un oggetto chiamato piritera o anche vanvera, simile all'antico prallo. Fu molto in voga presso gli aristocratici veneziani e napoletani del XVII secolo. La vanvera poteva essere da passeggio o da letto, la sua funzione era quella di risolvere disturbi gastrointestinali dal punto di vista, diciamo, sociale. Spieghiamo meglio il concetto definendo di seguito la funzione di questo strumento, la vanvera da passeggio. L'oggetto era costruito in pelle di vari colori ed era diviso in quattro parti. La prima parte, per aderire completamente alle natiche, era fatta a coppa realizzata su misura. Questa comunicava attraverso un collo a una vescica che riceveva i gas intestinali. Essa terminava con un pertugio munito di chiusura con spago per consentirne lo sfiato. L'utilizzatore, che soffriva di meteorismo ma che si trovava nella necessità di uscire in società, la indossava sotto il mantello oppure sotto la gonna. Ogni rumore veniva attenuato e ogni odore evitato. Una volta isolati si poteva aprire lo spago. In pratica serviva per raccogliere le emissioni di gas intestinali, quindi parlare a vanvera significa parlare con il sedere, in pratica. Piangere lacrime di coccodrillo, numero 4. È un modo di dire utilizzato anche in altre lingue. Chi piange le lacrime di coccodrillo è colui il quale commette una cattiva azione di proposito e poi finge di pentirsene. Sembra infatti che i coccodrilli lacrimino dopo aver ucciso e mangiato le loro prede. Si narra che ciò avvenga solo quando questi grossi predatori si cibano di prede umane
oppure quando le femmine divorano i propri piccoli. L'azione di deporre le uova e quindi mettersele in bocca per spostarle al sicuro da altri nemici è molto comune tra le neomamme che durante l'operazione lacrimano copiosamente, ma non per pentimento, bensì perché fisiologicamente devono lubrificare il bulbo oculare e facilitare il movimento della seconda palpebra, quella usata durante la permanenza in acqua. Attraverso le lacrime, inoltre, il coccodrillo espelle i sali che altrimenti tratterrebbe, dato che non ha sudorazione. Essendo rettili, infatti, non sono in grado di provare sentimenti come noi e tantomeno conoscono l'ipocrisia. Poi, numero 5. Avere la coda di paglia deriva da una fiaba popolare ed è usata per descrivere una persona che teme ogni tipo di critica per un comportamento o un difetto su cui teme gli altri possano infierire. Questa espressione è molto comune nella lingua italiana e indica la paura che qualcosa possa ritorcersi contro di noi. Come dice un proverbio toscano, chi ha la coda di paglia ha sempre paura che gli pigli fuoco. Questo significa che se si ha la coda di paglia, c'è un segreto, una colpa che si cerca di nascondere, si vive nella costante paura che qualcuno possa scoprirlo e che ciò possa avere conseguenze negative. Per comprendere meglio il significato di questa espressione, possiamo immaginare una situazione in cui una persona ha commesso un errore o ha fatto qualcosa di sbagliato, ma cerca di nasconderlo agli altri per paura di essere giudicato o criticato. Questo comportamento può essere causato dalla consapevolezza delle conseguenze negative che potrebbe subire se il suo segreto venisse scoperto. Ad esempio, immaginiamo che una persona abbia rubato dei soldi al suo datore di lavoro. Questa persona potrebbe avere la coda di paglia e temere che gli altri possano scoprire il suo crimine. Di conseguenza agirà con estrema cautela e sarà sempre sospettoso nei confronti degli altri, temendo che possano indagare e scoprire la verità. Questa espressione può essere utilizzata in vari contesti, ad esempio per descrivere una persona che si preoccupa eccessivamente dell'opinione degli altri, o una persona che ha qualcosa da nascondere e vive nella costante paura che il suo segreto possa essere svelato, come dicevamo prima. In conclusione, avere la coda di paglia significa vivere nella costante paura che qualcuno possa scoprire un segreto o un comportamento sbagliato e temere di essere giudicati o criticati. Questa espressione ci ricorda che è importante essere onesti e sinceri, evitando di nascondere le nostre azioni e i nostri errori per evitare di vivere nella costante paura delle conseguenze. Numero 6. Cosa significa invece con la paglia? Ha diversi significati, vediamone alcuni. Il detto col tempo e con la paglia si maturano le sorbe e la canaglia è un modo di dire che significa che con il passare del tempo tutte le cose si perfezionano e le persone di cattiva indole vengono alla luce. L'espressione col tempo si riferisce al fatto che molte cose richiedono tempo per svilupparsi e migliorarsi. Ad esempio, se si lasciano maturare le sorbe, un frutto selvatico molto acido, diventano dolci e commestibili. Allo stesso modo, molte competenze e abilità richiedono tempo per essere acquisite e perfezionate. La seconda parte dell'espressione con la paglia fa riferimento al processo di fermentazione del vino. Tradizionalmente la paglia veniva utilizzata per coprire e isolare le botti di vino durante la fermentazione. Questo processo richiedeva tempo e pazienza, ma alla fine produceva un vino di qualità superiore. Inoltre l'espressione fa riferimento anche al fatto che nel corso del tempo le persone mostrano la loro vera natura. Le persone di cattiva indole o canaglie non riescono a nascondere la loro vera natura per molto tempo e alla fine vengono smascherate. In conclusione, il detto col tempo e con la paglia si maturano le sorbe e la canaglia ci ricorda che molte cose richiedono tempo per migliorare e che alla fine le persone di cattiva indole vengono scoperte. Poi numero 7 invece, cosa vuol dire essere un uomo di paglia? Essere un uomo di paglia significa essere una figura di apparente importanza e potere, ma che in realtà è controllata e manipolata da qualcun altro rimanendo nell'ombra. Come un fantoccio, un uomo di paglia può sembrare influente e interessante, ma alla fine si rivela essere di scarso valore e di breve durata. Un uomo di paglia può essere una figura politica o un leader che sembra avere il controllo e prendere decisioni importanti, ma che in realtà è guidato e influenzato da altri poteri nascosti.
Questi poteri agiscono dietro le quinte utilizzando l'uomo di paglia come un mezzo per ottenere ciò che vogliono senza esporsi direttamente. Spesso un uomo di paglia viene utilizzato per nascondere le vere intenzioni e gli interessi di coloro che lo manovrano. Può essere un capro espiatorio in modo che coloro che restano nell'ombra non siano chiamati a rispondere per le loro azioni. L'uomo di paglia può essere sfruttato per prendere decisioni impopolari o per portare avanti una determinata agenda, mentre i veri responsabili rimangono al sicuro e fuori dalla portata delle critiche. Inoltre, un uomo di paglia può essere considerato di scarso valore e breve durata perché spesso viene abbandonato o sacrificato una volta che ha svolto il suo scopo. Una volta che coloro che lo manovrano hanno ottenuto ciò che volevano, possono facilmente sostituirlo con un'altra figura senza preoccuparsi delle conseguenze per l'uomo di paglia stesso. In conclusione, essere un uomo di paglia significa essere una figura di apparente importanza, ma controllato da altri. Questa figura può sembrare influente e interessante all'inizio, ma alla fine si rivela di scarso valore e di breve durata come la paglia. Bene amici, anche per oggi abbiamo finito. Al prossimo video, grazie per la visione, a presto, ciao!